L'enigma dei dodecaedri romani. Strumenti magici, giochi o mistero celato? Un mistero antico, mai risolto. Roma, la città eterna, custode di segreti millenari. Ma non tutti i suoi enigmi sono stati svelati. Oggi ci addentriamo in uno dei più affascinanti e irrisolti misteri dell'archeologia romana, il dodecaedro gallo-romano. Cosa sono i dodecaedri? Immaginate un oggetto in bronzo, a volte in pietra, dalla forma geometrica perfetta. Un dodecaedro, 12 facce pentagonali, ciascuna con un foro di diametro variabile e piccole sfere in ogni angolo, piccoli, a volte non più grandi di un pugno. E qui sta l'enigma. Cosa sono e a cosa servivano? Principalmente nelle province gallo-romane e nella Renania, in un'area che va dalla Francia all'Ungheria. Questi oggetti affascinano storici e archeologi sin dal XVIII secolo, ma ogni teoria sembra aprire più domande che risposte. Teoria 1. Strumenti di misurazione, astronomia. La prima teoria, forse la più razionale, li identifica come strumenti di misurazione. Qualcuno suggerisce fossero utilizzati per calcolare distanze sul campo, forse per scopi militari o agrimensori. I fori di diverse dimensioni potrebbero servire a calcolare angoli specifici o l'incidenza della luce solare in diversi periodi dell'anno, forse come calendari solari rudimentali. Altri ipotizzano un uso astronomico. Puntati verso il cielo, potevano servire a calcolare l'altezza del Sole o l'allineamento con determinate costellazioni, ma la mancanza di iscrizioni, istruzioni o contesti archeologici definitivi rende queste ipotesi difficili da provare. Teoria 2. Oggetti rituali o magici. Ma se non fossero strumenti pratici, allora cosa? Una teoria molto suggestiva li vede come oggetti rituali o magici. I loro ritrovamenti, spesso in contesti funerari o vicino a luoghi di culto, suggeriscono una funzione legata alla sfera del sacro. Erano amuleti? Oggetti votivi per propiziare la fortuna o allontanare il male? Alcuni studiosi hanno notato che le facce pentagonali e la loro geometria complessa potevano avere un significato simbolico profondo nella cosmologia romana o gallica, forse usati in rituali druidici o culti misterici, mai pienamente documentati. Teoria 3. Giochi o dadi speciali. E se la risposta fosse più semplice, forse i dodecaedri erano semplicemente oggetti ludici, giochi da tavolo o dadi speciali. Le loro dimensioni, spesso perfette per essere impugnate, e la presenza di fori che potrebbero essere stati usati per incastri o punteggi, alimentano questa ipotesi. Ma se fossero dadi, perché questa forma così complessa e non il classico cubo? E perché fori di diametro diverso? La mancanza di altri elementi di gioco trovati insieme a loro rende questa teoria affascinante, ma incompleta. Non si adatterebbero bene ai giochi da tavolo romani che conosciamo. Altre teorie minori e il dibattito aperto. Nel corso dei secoli sono state avanzate dozzine di teorie, pesi per le reti da pesca, candelabri, calibri per tubi, persino indicatori di temperatura. Alcune sono state rapidamente scartate per la loro implausibilità. Il fatto è che, nonostante centinaia di esemplari ritrovati, nessuno ha ancora fornito una prova definitiva e inconfutabile sul loro utilizzo. Non esistono testi antichi che li descrivano, nessuna raffigurazione, nessun contesto di ritrovamento che ne chiarisca inequivocabilmente la funzione. La discussione tra gli archeologi e gli storici rimane aperto e vivace, rendendo il dodecaedro romano uno dei più affascinanti enigmi della civiltà antica. Perché è così difficile risolverlo? La forza del mistero, la loro natura sfuggente è ciò che li rende così intriganti. Forse erano oggetti di uso così specifico o legati a pratiche così riservate che non sono mai stati documentati. O forse, semplicemente, non siamo ancora riusciti a decifrare il loro vero linguaggio. Ogni dodecaedro è un piccolo pezzo di un puzzle millenario, un sussurro dal passato che ancora attende di essere compreso appieno. Ci ricorda che anche la civiltà più studiata, come quella romana, può ancora nascondere incredibili segreti. Voi cosa ne pensate? Qual è la vostra teoria sull'enigma dei dodecaedri romani? Erano strumenti perduti, oggetti rituali o parte di un gioco dimenticato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questo viaggio nel mistero dell'antica Roma vi ha affascinato, non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdere le prossime inchieste.